Lecato mi ha mandato un altro pacco. Indovinate cosa c'è dentro? Ebbene sì, un altro trasmettitore wireless, cioè questo, Lecato WS70, che rispetto a quelli che abbiamo già visto comunque ha qualcosina di interessante. Andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Allora, prima di tutto vediamo cosa c'è dentro la scatola. Come al solito troviamo il libretto di istruzioni e poi qua abbiamo ricevitore e trasmettitore. Questo è il ricevitore, lo accendiamo. Vedete che ha una porta micro USB per la ricarica, quindi non USB-C, un connettore un po' più vecchiotto. Stessa cosa il trasmettitore, che è pressoché identico se non per la scritta, e vedete che già la luce è diventata verde fissa, ciò significa che si è già accoppiato col ricevitore. E poi oltre a questo troviamo anche un cavo da USB a 2 micro USB, in modo da poter ricaricare sia il trasmettitore che il ricevitore con un singolo caricabatterie. E allora questo sistema wireless ha la particolarità rispetto agli altri che abbiamo visto che è un sistema analogico, non digitale, e questo ha alcuni vantaggi rispetto al digitale, ma anche alcuni difetti. Dopo, quando andremo a fare le misurazioni, vedremo esattamente di cosa si tratta. Per il momento proviamolo e andiamo a sentire come suona e vediamo se riusciamo a percepire queste differenze col cavo. Come sentite c'è una evidente perdita di gain. Questo perché questo trasmettitore riduce di circa 3 decibel il livello della chitarra. Se invece vado a compensare questa differenza, sentite che il suono è molto più simile.
A questo punto, come al solito, andiamo a fare qualche misurazione per vedere le prestazioni di questo sistema wireless. Ok, quindi come prima cosa vediamo la risposta in frequenza. Come al solito questa è stata catturata con un sine sweep. Come vedete qui risulta un boost sulle alte frequenze, sulle medio-alte anzi, visto che inizia a circa 3000 Hz e va su quasi di 5 decibel a circa 15.000 Hz. Ora però questo andamento non mi convince più di tanto, perché comunque questo boost io quando suono non lo percepisco, il che mi fa pensare che sia dovuto a qualche comportamento non lineare di questo sistema. Infatti, se andiamo a vedere invece cosa succede mandando del rumore bianco attraverso il sistema, vedete che la risposta è pressoché piatta. C'è un roll-off sulle alte frequenze, ma questo in realtà è dovuto al rumore bianco stesso. Quindi questo conferma che in realtà la risposta in frequenza è piatta e quello è semplicemente un errore dovuto al modo di controllare lo spettro in frequenza. Perché il sine sweep classico funziona quando un sistema è perfettamente lineare. Nel momento in cui non è lineare abbiamo errori come questi. E questo sistema non è lineare perché molto spesso in sistemi wireless analogici si usa un compander per cercare di ridurre al minimo il rumore di fondo. Un compander sostanzialmente è un compressore messo nel trasmettitore e un expander messo nel ricevitore. Con questo sistema di compressione barra espansione si riesce appunto a ridurre il rumore di fondo introdotto nella trasmissione stessa, visto che quella analogica è suscettibile ad interferenze. Anche la distorsione, come ci si poteva aspettare, è un po' più alta rispetto ai sistemi digitali. Infatti vedete che abbiamo alcune armoniche addirittura che sulle basse frequenze sono a circa meno 20 decibel rispetto al segnale principale, mentre, giusto per fare il confronto, vediamo l'FV24G che avevamo esaminato l'altra volta, questo è digitale, vedete che le armoniche sono molto più basse rispetto alla fondamentale. Questo oltre ad essere causato dal tipo di trasmettitore, cioè appunto un trasmettitore analogico, probabilmente la distorsione aumenta sempre a causa del compander e in questo caso direi che almeno sulle basse frequenze potrebbe essere ben udibile questa distorsione. Solitamente il limite di udibilità si considera meno 40 decibel rispetto alla fondamentale, mentre qua sulle basse frequenze a 20 Hz abbiamo circa 27 decibel di differenza tra la fondamentale e l'armonica, appunto. Però considerando che una chitarra normalmente a 20 Hz ha ben poco nel segnale, possiamo magari guardare intorno a 100 Hz dove ci sono le fondamentali delle note più basse all'incirca e già qua abbiamo circa 35 decibel, quindi diciamo che nonostante ci sia il rischio che questa distorsione sia udibile è comunque abbastanza bassa da non essere evidente, diciamo così, e quindi accettabile. Anche il rumore di fondo è accettabile visto che è a circa meno 90 decibel rispetto al segnale principale, quindi anche qui tutto ok. È addirittura migliore rispetto ai sistemi digitali legato che avevamo visto nelle altre recensioni. Infatti vedete che l'FV24G ha circa meno 85 decibel, stessa cosa per il VS100, quindi addirittura questo VS70 in termini di rumore è leggermente migliore rispetto agli altri. Probabilmente questo è un merito invece del compander. C'è da dire però che rispetto ai sistemi digitali dove il rumore di fondo è introdotto esclusivamente dalla circuitazione del sistema wireless in sé, in questo caso invece potrebbe aumentare a causa di interferenze essendo analogico, quindi diciamo questo è il rumore di fondo che ho a casa mia in un ambiente in cui comunque sono presenti diversi dispositivi elettronici, quindi sicuramente non è il caso ideale. Poi ovviamente dipende anche appunto da che tipo di interferenze elettromagnetiche sono presenti nell'ambiente. Non vi so dire se magari su un palco ci possa essere qualcosa di più fastidioso di questo punto di vista, ci sarebbe da provare. Però insomma per un uso casalingo sembrerebbe essere ok.
E a questo punto, come al solito, andiamo anche a dare un'occhiata alle forme d'onda per vedere un po' come si comporta questo sistema wireless. Come al solito ho usato un loop della mia FM9 in cui ho collegato nel canale sinistro il sistema wireless appunto e nel canale destro un semplice cavo patch in modo da vedere le differenze che ci sono nel segnale. E come vedete una salta subito all'occhio. Nella traccia del sistema wireless infatti vediamo che quando cominciamo a suonare abbiamo un segnale molto più forte rispetto a quello del cavo patch, che dura però pochi millesimi di secondo. Dopodiché invece il segnale viene attenuato e quindi dopo risulta più basso rispetto al segnale diretto. E questo ci fa capire che il compander non è settato benissimo. Per funzionare bene un compander, sia il compressore che l'expander che formano questo sistema devono avere tempi di attacco e rilascio esattamente identici in modo da risultare poi trasparente nel totale. Questo attacco che invece viene enfatizzato, come vediamo, ci fa capire che il compressore ha un attacco leggermente più lento rispetto all'expander e questo fa sì che appunto l'attacco venga enfatizzato. Probabilmente anche la quantità di compressione è maggiore di quella di espansione e questo fa sì che abbiamo la perdita di volume di cui parlavamo poco fa, che è di circa 3 decibel. La seconda cosa che salta all'occhio è che non abbiamo praticamente alcun ritardo, cioè veramente minimo. Come vedete io ho già selezionato la differenza che c'è fra i due canali in termini di tempo. Qua sotto vedete a quanto corrisponde. L'inizio della selezione al campione 5.781.358, mentre la fine della selezione è a 365, cioè c'è un ritardo di soli 7 campioni, che sarebbero 0,15 circa millisecondi. Possiamo considerarlo praticamente zero rispetto ad altri sistemi digitali che invece ne hanno almeno sempre 2, se non 5 o 6. E questo è il grosso vantaggio di un sistema analogico. La polarità del segnale nel sistema wireless è invertita rispetto al cavo, al segnale diretto. Infatti vedete che questo picco, ad esempio, che qua è positivo, sotto è negativo e viceversa. Questo comunque è un problema relativo perché comunque essendo un segnale singolo quello della chitarra non c'è problema di cancellazioni di fase. Solitamente non lo usate in parallelo con il segnale diretto ma soltanto il trasmettitore wireless, quindi diciamo il problema non si pone. In realtà poi con alcuni amplificatori invertire la fase cambia leggermente il suono perché hanno un clipping asimmetrico e quindi se volete ristabilire la fase originale del vostro segnale dovrete in qualche modo invertirla. Tornando all'attacco enfatizzato a causa del compander, ho fatto anche un'altra prova, cioè suonare tante note distaccate da poco tempo in modo da capire se questa cosa avviene appunto su tutte le note oppure soltanto dopo che un certo tempo in cui non si suona. E devo dire che il problema vediamo che si presenta praticamente su quasi ogni nota. Infatti, come vedete, sia sulla prima che sulla seconda che sulla terza abbiamo sempre questo attacco, questi pochi cicli dell'onda enfatizzati e poi il livello che si abbassa gradualmente rispetto sempre a sotto. Comunque, se avete un sistema digitale, come nel mio caso un fractal, potete compensare benissimo entrambi i problemi abbastanza facilmente. Vi faccio vedere come. Per compensare la differenza di livello globalmente, quindi possiamo cambiare facilmente questo settaggio senza andare a modificare i nostri preset, basta andare a modificare l'input gain. Settandolo a 1,4 circa avremo esattamente 3 decibel di boost che andranno a compensare questa differenza di volume tra il cavo e il trasmettitore. Per quanto riguarda l'attacco enfatizzato invece possiamo in parte compensarlo tramite il noise gate, cioè aumentando l'attacco del noise gate. Infatti ho visto che impostandolo a circa 5 millisecondi questo attacco rallentato del noise gate compensa un po' quell'aumento di volume che c'è a causa dell'attacco troppo lento del compander.
Ovviamente in questo caso la compensazione non sarà precisissima, perché comunque sicura non sappiamo di preciso che soglia abbia il compounder e anche il tempo di rilascio, quindi diciamo è un rimedio parziale. C'è da dire però che non si nota più di tanto in realtà questo attacco enfatizzato, e anzi in certi casi risulta anche piacevole, dà la sensazione di avere un suono più dinamico del normale, quindi non è per forza un difetto. E comunque stiamo parlando di un boost sull'attacco di pochi decibel, non è una cosa eccessiva. Poi ci sarebbe anche il problema della fase invertita, quello purtroppo però non possiamo compensarlo globalmente sui fractal almeno. E qui trovate questo phase invert, basta settarlo su bot e vi invertirà la polarità del vostro segnale, riportandola a quella originale. Però diciamo questa cosa, non essendo globale, non è molto flessibile, significa che dovreste andare a modificare tutti i preset e andare a accendere e spegnere questo blocco ogni volta che cambiate tra cavo e trasmettitore, quindi insomma è poco pratico. Poi la differenza di suono tra polarità normale della chitarra e invertita non è grossissima, quindi insomma fate voi. E infine andiamo a vedere il raggio di azione di questo wireless. Prenderò la chitarra e la fotocamera e facciamo un giro per vedere fin dove regge il segnale. Andiamo. Dopo questa prova arriviamo alle conclusioni. Cosa dire di questo WS70? Sicuramente fra tutti i sistemi che ho provato fino ad ora di Lecato è quello che mi ha sorpreso di più, sia per quanto riguarda il raggio d'azione, che come avete appena visto è molto più ampio rispetto ai sistemi digitali. Infatti se andate a vedere gli altri video vedrete che con quelli riuscivo a malapena ad arrivare a 2 stanze accanto a questa da dove registro, mentre con questo sono riuscito addirittura ad uscire fuori di casa e il segnale della chitarra ancora arrivava a destinazione. Quindi sotto questo punto di vista è promosso a pieni voti. Promosso anche per quanto riguarda la latenza, visto che essendo un sistema analogico che lavora su frequenze UHF ha latenza pressoché zero, siamo ben sotto il millisecondo, come abbiamo visto, circa 0,15 millisecondi. Il fatto di essere UHF probabilmente significa anche che è poco soggetto a interferenze, perché quelle frequenze sono riservate fondamentalmente alla TV e a questi sistemi, quindi diciamo non c'è il rischio, ad esempio come succede con quelli digitali, di trovarsi tutti i canali occupati da varie apparecchiature wifi che trasmettono a 2.4-5 GHz. Le frequenze UHF in qualsiasi zona hanno all'incirca sempre la stessa occupazione delle bande e quindi si riesce sempre a trovare un canale libero, a meno che non avete tanti trasmettitori simili a questo. In realtà poi questo sistema sceglie automaticamente fra 70 canali, quindi anche questo dovrebbe ridurre il rischio di interferenze con altri sistemi. Il manuale dice che se ne possono usare contemporaneamente sullo stesso palco fino a 4 senza alcun problema. Non ho modo di testare questa cosa, ma penso che sia vero. Ho testato anche l'autonomia della batteria e all'incirca corrisponde con quanto dichiarato sul manuale, cioè circa 4 ore e mezzo da quando viene acceso.
quindi potete riuscire ampiamente a finire un concerto e anche il soundcheck volendo. Sicuramente però una nota negativa è che questo sistema ha le porte micro USB che ormai stanno andando in disuso e sono sempre più difficili da trovare a portata di mano. Questo mi fa anche pensare che comunque questo modello sia un po' vecchiotto rispetto agli altri che abbiamo visto. Avere una porta USB-C sarebbe stato più comodo per questa epoca almeno. Gli altri difetti li abbiamo visti, cioè quelli riguardo alla leggera perdita di volume che abbiamo, all'inversione di fase e al compander che non è tarato benissimo. Non sono problemi gravissimi, però sicuramente se Lecato sistemasse queste cose e magari mettesse appunto una porta USB-C, a mio parere avremmo un prodotto quasi perfetto. Quindi se qualcuno di Lecato sta vedendo questo video, ascoltate, aprite bene le orecchie, perché veramente avete la possibilità di fare un prodotto veramente eccellente ad un prezzo contenuto come fate di solito. E anzi, se lo faceste magari con un case come quello del V600 che fa anche da powerbank, sarebbe praticamente perfetto per quanto mi riguarda. Anche a livello di forma penso che sia il migliore fra quelli visti, infatti è quello che sporge di meno dalla chitarra, in quanto vedete che il jack, praticamente la parte che esce è soltanto questa, a differenza del V600 in cui la lunghezza è quasi il doppio e quindi sporge di più dal corpo. Funziona benissimo anche nelle chitarre col jack in stile Stratocaster, perché appunto si inserisce senza problemi. Anzi, aspettate che ve lo faccio vedere. Allora, come dicevo, si inserisce perfettamente e lo spazio che resta comunque non è tantissimo, perché praticamente entra così e questo si gira fino ad essere piatto contro il corpo praticamente, anche se resta circa 1 centimetro di spazio, però insomma è più che usabile. Forse con certe chitarre potreste avere qualche problema con la leva, infatti vedete che qua la mia passa a filo praticamente col trasmettitore. Magari se avete un ponte che ha la leva un po' più bassa potreste avere problemi. Comunque anche questo secondo me è un problema minore, che potrebbe essere un problema solo in un numero limitato di casi. Detto questo, penso sia tutto. Se mi sono scordato qualcosa o se avete domande, scrivetemele nei commenti. Se volete acquistare questo prodotto trovate il link in descrizione. Vi ricordo che è un link affiliato, quindi se volete acquistarlo e lo fate attraverso questo link, per voi non cambia niente, il prezzo rimane uguale, invece a me arriva una piccola commissione. Questo è un modo semplicemente per sostenere il mio canale, se volete, altrimenti fate come volete. Detto questo, vi mando un saluto, vi do appuntamento al prossimo video, mettete il like se il video vi è stato utile, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e ci vediamo alla prossima. Ciao!